Continuiamo a parlare di vespe da corsa per gare di endurance. Questa volta però non aumenteremo la potenza del motore, piuttosto la diminuiremo. Probabilmente vi starete chiedendo come mai diminuiamo la potenza per partecipare a una gara. La risposta è molto semplice, perché all'Italian Tech Race il 29 giugno a Castelletto di Branduzzo parteciperemo nella categoria derivate di serie. Questa categoria prevede delle limitazioni al motore: carburatore 24 mm, marmitta semi-espansione, cilindro in ghisa. Quindi, e poi vabbè, le misure del motore: 58 diametro massimo del pistone, 54 la massima corsa. Quindi per partecipare a questa categoria il motore di Magny-Cours non sarebbe stato idoneo, perché avendo il cilindro di alluminio non rientrerebbe nella categoria. Quindi abbiamo preso un vecchio cilindro Polini, l'abbiamo allargato a 57,5 e abbiamo messo un pistone Malossi, una testata Parmakit e un albero corsa 54 che dovremo lavorare esattamente come abbiamo lavorato quello in corsa 51 a partire dallo spalle piene. Allora, il motore l'abbiamo smontato completamente, abbiamo già lavorato la spalla lato frizione come era lavorata quella vecchia, abbiamo fatto anche un po' meglio, l'albero risulta un po' più pesante. Abbiamo sostituito la corona mettendo quella da 72 che è più adatta alla pista di Castelletto di Branduzzo, e poi adesso rimontiamo tutto quanto e misureremo insieme le fasi. Abbiamo assemblato il motore parzialmente, ma mi sono un attimo fermato nell'assemblaggio per mostrarvi una cosa importante, cioè come con la biella da 105 mm il pistone al punto morto rimanga più in alto e quindi il transito per i gas sia effettivamente più agevole. Guardate, vedete, c'è proprio da questa parte il transito completamente aperto. Con 8 mm in meno di biella è chiaro che il pistone occlude completamente il passaggio, quindi poi la portata sarà sempre limitata a gioco forza. Andiamo avanti. Con il motore chiuso è possibile osservare forse ancora meglio il discorso che facevamo prima, cioè quanto spazio rimane tra la parte più bassa del pistone e poi effettivamente il carter al punto morto. Vedete? È tutta un'altra cosa, no? Rispetto ad averlo 8 mm più basso. Adesso assembliamo il collettore, così vi faccio anche vedere. Questo era il foro d'ammissione, è rimasto lo stesso rispetto alla precedente lavorazione. Montiamo il collettore, che è questo, così vi faccio vedere che cosa ho escogitato per quanto riguarda poi proprio il supporto del carburatore. Chi ci segue su Instagram o su Facebook già lo sa, già l'ha visto. È un sistema a incasso, adesso insomma poi ve lo faccio vedere. Allora, il collettore, il portapacco è stato assemblato. Adesso vi faccio vedere che cosa ho escogitato per avere un collettore corto e non storto, quindi è da 24, però il carburatore però cerchiamo di sfruttarlo al massimo. Allora, questo è il pacco lamellare, non è proprio lui, è uno uguale, soltanto che questo qua è di un altro motore, infatti il foro è gigante perché è per carburatore 38 e è pure monolamella, però ci servirà soltanto come spessore per la cornice. Immaginate che sia lo stesso. Per vedere come è fatto quello che useremo dovete vedere i video precedenti sui motori da endurance dove l'abbiamo fatto vedere. Poi abbiamo le guarnizioni, queste le ho fatte io, quindi non saranno precisissime, però vanno bene. I bulloni di fissaggio. Poi abbiamo il collettore realizzato in 3 pezzi, eccolo qua, 1, 2 e 3 pezzi. Come funziona? Allora,
Questo ha un accoppiamento conico, questo è dove si attacca il carburatore, è interno e 24, ha un accoppiamento conico che va a innestarsi precisamente in questa basetta. Quindi si mette un po' di frenafiletti, si mette il collettore, quando si stringe si incona e questo diventa solidale. Ho voluto fare così per non fare saldature, cose. Come potete vedere qui è stato ricavato uno smusso per fare in modo che il carburatore vada quanto più dentro possibile. Infatti questo è il carburatore, anche questo l'avete visto su Instagram, l'abbiamo recuperato, era rotto davanti, abbiamo costruito questa flangetta per mettere il filtro, vabbè, comunque è un 24 normalissimo, non c'è niente di speciale, però c'è l'attacco rigido, quindi poi questo andrà inserito così, bene, è stato fatto molto preciso l'accoppiamento, e la fascetta che leggermente si protende e sporge va proprio a finire all'interno del collettore. Ecco, super corto, vedete? Qual è il problema? Che montandolo così il carburatore messo centrale senza fare un collettorino storto andrebbe a toccare qui sul carter. Il carter è già stato molato un pochino, ma solo nella parte non strutturale, cioè quella a valle della mezzeria del braccio. Quindi mettendolo così questo toccava qui. Allora che cosa ho fatto? Ho fatto costruire questa piastra in aggiunta che ha due funzioni. Prima di tutto fa in modo che la parte a sbalzo sia più corta possibile per evitare le rotture avendo un attacco rigido. Quindi poi questa parte qui è fissata con le quattro brugole bene al portapacco. Quindi questo va in questa maniera qui, così, e poi con i quattro bulloni, 4 brugole, vedete, viene fissato, chiaramente va aggiunto pure il pacco lamellare, viene fissato al carter. Ecco il collettore montato, ve lo faccio vedere sia di profilo, eccolo, vedete? Chiaramente non c'è il pacco lamellare perché è inutile che ci metto questo se poi tanto va tolto, però volevo farvi vedere come rimane il carburatore. Ecco qua, vedete? Molto ravvicinato. È chiaro che adesso tocca il carburatore, tocca comunque perché manca lo spessore, però io ho fatto già delle prove che mettendo il pacco lamellare, questo qua sta nella posizione ideale, sta nella posizione perfetta che non tocca sul braccio e è tutto abbastanza vicino. Siamo pronti al montaggio del gruppo termico, alla misurazione delle fasi e alla misurazione dello squish. Allora, sulla basetta da 0,5 cm, 5 mm, aggiungeremo due guarnizioni sottili sopra e sotto perché facendo un falso montaggio sono necessarie per avere uno squish sopra 1. Mi piacerebbe leggere un valore compreso tra 1 e 1,3 per avere, insomma, per rimanere in sicurezza e non avere poi il motore troppo sgonfio. Quindi adesso facciamo tutto il montaggio, misuriamo lo squish e una volta che abbiamo stabilito quanto serve sotto al cilindro, chiaramente sempre con la guarnizione di rame, andiamo a misurare le fasi. Cilindro montato, siamo pronti a misurare lo squish, stagno da 1,5, calibro centesimale, vediamo un po' che cosa dice. - 1,10 la media, via, quindi siamo a 1,10, va benissimo, lo lasciamo così.
Quindi adesso togliamo la testa, fissiamo il cilindro con delle boccole e misuriamo le fasi. Eccoci finalmente pronti alla misura delle fasi. Quindi adesso con lo spessimetro da 0,2, che già ho provveduto a fare lo 0, andiamo a vedere quanto è la fase. Siamo a 0, perfetto. Chiudiamo ancora, eccoci qua. Siamo a 185, che abbiamo superato di 5 i 180. Adesso andiamo a vedere i travasi, quanto stanno, se non stanno troppo alti. Apriamo, chiudiamo. (120). Quindi la fase è 120 185. È una buona fase, un'ottima fase. Comunque, visto che il motore lo dovremo provare prima della gara, nel caso servisse poi alzeremo le fasi, anche perché la marmitta che usiamo in questo motore è una Proma, seppur col collettore maggiorato, quindi gioco forza tanti giri non potrà farli comunque. E finalmente, dopo avervi fatto vedere come è stato realizzato il motore, visto che a molti piace anche sentire brum brum, ecco il motore montato sulla Vespa da corsa. Insomma, l'abbiamo già un pochino provato e carburato. Adesso ve l'accendo e vi faccio sentire che rumore fa, così sentite brum brum. Questo è il rumore della nostra Vespa. Adesso vi faccio vedere anche un pezzetto, poi aggiungerò dei pezzi di Vincenzo in pista, però magari non so se con l'audio perché si sente male, quindi magari ci metto la musica, ve la faccio sentire qui nel piazzale. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda,
White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.